Ciao a tutte e a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Sono Margherita e su questo canale vi aiuterò a imparare l'italiano. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al mio canale cliccando sul tasto rosso che trovate qui sotto e attivate la campanella per non perdervi i nuovi video. Inoltre, sul mio sito, nella sezione blog, trovate la trascrizione di ogni video e ulteriori materiali gratuiti. E ora andiamo a vedere l'argomento di oggi. Nel video di oggi vedremo insieme i principali suoni dell'italiano. Per farlo dobbiamo partire dalle basi, ovvero dall'alfabeto. In italiano l'alfabeto è composto da 21 lettere, di cui 16 consonanti e 5 vocali. Ripeti dopo di me. A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. All'alfabeto italiano, di recente, sono state aggiunte 5 lettere straniere, ovvero provenienti da altre lingue. Queste lettere sono J, K, W, X, Y. Questo è un esempio di trascrizione fonetica. I simboli utilizzati fanno parte dell'alfabeto fonetico, anche conosciuto come IPA in italiano o IPA in inglese, e vengono rappresentati i suoni che dovresti emettere quando pronunci quella determinata parola. Vi lascio più informazioni sull'alfabeto fonetico nella pagina dedicata a questo video nel mio blog. Trovate il link in descrizione, qua sotto. Ora vediamo subito insieme le caratteristiche fonetiche principali della lingua italiana. In italiano abbiamo 5 vocali A, E, I, O, U, ma 7 suoni vocalici, ovvero A, E, I, O, U. Per la vocale e per la vocale O abbiamo infatti ben 2 suoni, uno chiamato aperto, ovvero O, e uno chiamato chiuso, ovvero O. Ad esempio, abbiamo la parola pesca con la E chiusa, dal verbo pescare, e la parola pesca con la E aperta, ovvero il frutto. Abbiamo anche il verbo essere, e abbiamo anche la congiunzione. Altri esempi per la lettera E sono presto, ferro con la E aperta, cera, seme con la E chiusa. Per la O abbiamo fuoco, luogo, oro con la O aperta, nome, conosco, sopra, solo con la O chiusa. Ma bisogna prestare molta attenzione. Io parlo con un accento del nord Italia, in particolar modo l'accento di Reggio Emilia, la città dove sono nata e dove ho vissuto per un po' di anni, e può capitare che alcune vocali non vengano pronunciate nel modo corretto, nell'italiano standard.
È molto comune, infatti, trovare pronunce diverse per la E e per la O in giro per tutta l'Italia. Io, ad esempio, dico bene e non bene, capello e non capello, 10 e non 10. L'utilizzo della e della O, aperta o chiusa, può quindi cambiare in base alla provenienza della persona che parla, anche se ci sono delle regole fonetiche che tutti rispettano, ma magari ne parleremo in un prossimo video. Possiamo poi dire che in generale, di norma, le vocali tendono a essere corte. Sono lunghe solo quando si trovano alla fine di una sillaba aperta e sono accentate. Ad esempio, diciamo casa e non casa. Diciamo bene o bene, coda, cane, riposo. Quindi, ad esempio, in casa mia c'è un cane che riposa e che ha una bella coda. Ok, questa è una frase che non ha molto senso, ma è per farvi notare la lunghezza delle vocali. Passiamo ora ai suoni consonantici principali. In italiano abbiamo C, CE, GE, G, che sono ben diversi dai suoni che, chi, ge, ghi. La differenza principale è che due coppie di suoni sono dolci, ovvero C, CE, G, GE, e due coppie di suoni sono invece dure, chi, che, ghi, ghe. I suoni duri in italiano vengono pronunciati come il suono della K in altre lingue. Quindi, ad esempio, abbiamo cena, gita e chimica, ghepardo. Altri due suoni caratteristici dell'italiano e per alcuni anche abbastanza difficili sono i suoni gl e gn. Questi suoni esistono anche in altre lingue, come ad esempio lo spagnolo e il portoghese. Alcune parole con questi suoni sono gnocchi, un piatto tipico italiano, signora, figli, maglia. In italiano poi è molto molto importante prestare attenzione alle doppie. Infatti, se non le pronunciate, il significato della parola può cambiare. Vi faccio due esempi. Se ne trovate altri, scrivetemeli qui sotto nei commenti. I due esempi sono le coppie caro e carro, rosa, rossa. Altri due suoni che possono trarre in inganno sono la coppia sh e sk. Abbiamo infatti esempi come la parola scena o scimmia, ma scatola e scuola. Quindi la coppia di lettere SC davanti alla vocale E oppure davanti alla vocale I verrà pronunciata sh, più precisamente she oppure sci. Bisogna prestare molta attenzione anche al trittongo SCH, che viene pronunciato in questo modo, sk, con un suono quindi duro. Abbiamo infatti, ad esempio, le parole schermo, schiena, schiuma.
Infine, in questo video vi voglio parlare del suono Q. Questo suono si può scrivere in due modi diversi, ovvero C-U, Q, oppure Q-U, Q. Queste due coppie si pronunciano allo stesso identico modo, ma si scrivono in modo diverso. Ad esempio, abbiamo la parola cuoco e la parola quadro. L'unico modo per sapere come scrivere le parole che contengono questo suono è controllare sul dizionario. Conoscevi già questi suoni? Quali sono per te quelli più difficili? Lasciami un commento qua sotto. Per questo video è tutto. Vi ricordo che sul mio sito, nella sezione blog, troverete la trascrizione di tutti i miei video e ulteriore materiale gratuito. Potete poi trovarmi anche su Facebook, Instagram e TikTok. Vi lascio i link dei miei profili nella descrizione di questo video, sempre qua sotto. Ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!